Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo podcast dedicato a chi vuole imparare la lingua italiana in modo semplice, naturale e rilassato. Io sono Luca, ed è un piacere avervi qui con noi in questa nuova avventura. Io invece sono Anna, e insieme accompagneremo ogni ascoltatore dentro piccole conversazioni di vita quotidiana, proprio come se fossimo tutti seduti allo stesso tavolo. Vi guideremo attraverso dialoghi e racconti pensati per farvi sentire l'italiano come una lingua viva, piena di sfumature, di emozioni e di piccole curiosità della vita di tutti i giorni. Vogliamo che ascoltare questo podcast sia un'esperienza rilassante, quasi come chiacchierare davanti a un caffè con amici. Esatto. E prima di iniziare davvero voglio darvi qualche piccolo consiglio per seguire al meglio il podcast. Non cercate di capire ogni parola al primo ascolto, perché è normale che alcune sfuggano. Lasciatevi trasportare dal ritmo della lingua, dalle intonazioni e dalle pause. Il senso generale è quello che conta davvero, e piano piano tutto diventerà più chiaro. Proprio così. E se volete, potete ascoltare ogni episodio più volte. La prima per rilassarvi e godervi la conversazione, la seconda per notare nuove parole ed espressioni, e magari una terza volta per provare a ripetere ad alta voce alcune frasi. In questo modo, la lingua entrerà nella vostra mente in modo naturale, senza sforzo. E ricordate, non abbiate paura di sbagliare. Sbagliare fa parte dell'apprendimento, ed è anche divertente. Ascoltate, ripetete, ridete, e non preoccupatevi se qualcosa non vi sembra chiaro. Noi siamo qui proprio per accompagnarvi in questo percorso, con pazienza e leggerezza. Questo podcast è pensato per essere una compagnia quotidiana. Potete ascoltarlo mentre fate colazione, mentre camminate, mentre cucinate, o semplicemente quando avete bisogno di qualche minuto per voi. Vogliamo che diventi un piccolo appuntamento nella vostra giornata, un momento di piacere e di apprendimento allo stesso tempo. L'obiettivo è farvi sentire come se foste davvero con noi in una stanza, seduti a parlare davanti a un caffè, immersi nella lingua italiana reale, quella che si usa tutti i giorni, con frasi semplici ma autentiche, espressioni tipiche e tanta naturalezza. Vogliamo farvi sentire a casa, anche se ascoltate da lontano. Quindi, senza ulteriori indugi, mettetevi comodi, aprite le orecchie e lasciatevi guidare dalla nostra conversazione. Noi siamo pronti ad accompagnarvi in questo piccolo viaggio dentro la lingua italiana, passo dopo passo, episodio dopo episodio. Benvenuti nel nostro podcast e buon ascolto. Buongiorno Luca, o forse dovrei dire quasi buongiorno. Hai quella faccia da non ho ancora bevuto il mio primo caffè, lo so. Non puoi nasconderlo. Io ogni mattina appena apro gli occhi sento già il profumo del caffè nella testa, e senza quei primi sorsi, è come se la giornata non potesse davvero iniziare. Ah, Anna, hai proprio ragione. Stamattina mi sono svegliato di corsa, ho dimenticato la moka sul fuoco spento e già sentivo il cervello urlare aiuto. È incredibile quanto un semplice caffè possa decidere se la giornata parte bene o male. È quasi un rituale sacro, non solo una bevanda. Ecco, vedi? Questo è proprio quello che intendo quando dico che il caffè è più di una bevanda. È un momento di pausa, un piccolo spazio dove tutto si ferma per 30 secondi. Anche quando la giornata è piena di caos, il caffè crea quella parentesi di tranquillità che ci permette di respirare. Infatti, e sai qual è la cosa buffa? Molti stranieri che imparano l'italiano iniziano proprio con la parola caffè. È come un passaporto culturale. Se conosci il caffè, puoi sopravvivere in Italia. E poi ci sono 1000 modi di ordinarlo. Corto, lungo, macchiato caldo, macchiato freddo, ristretto, corretto e guai a sbagliare. Ah, sì. Io una volta ho chiesto un macchiato freddo in un bar nuovo, e il barista mi ha guardato come se avessi insultato la nonna. Ogni bar ha le sue regole non scritte, e noi italiani siamo molto orgogliosi del nostro caffè. Ma è anche divertente vedere come ogni città, e persino ogni bar, abbia le sue abitudini e i suoi piccoli segreti. E parlando di abitudini, il caffè è anche un momento di socialità. Si entra in un bar, si scambiano 2 parole, si commenta il tempo, magari si incontrano amici. È un piccolo rituale quotidiano che unisce le persone. E se ci pensi, è un ottimo tema anche per chi sta imparando l'italiano, perché ti permette di usare tante parole utili e frasi semplici. Esattamente. Mi sveglio, apro la finestra, preparo il caffè, esco di casa. Sono frasi che usiamo ogni giorno,
ma che per chi sta imparando sono perfette per allenarsi. E ascoltandoci, potete immaginare di essere lì con noi, al bar, mentre parliamo, mentre il caffè profuma nell'aria e tutto sembra più semplice. Quindi direi che oggi iniziamo così, con un tema semplice, vicino alla vita di tutti e soprattutto piacevole. Il caffè del mattino non è solo una bevanda, ma anche una piccola lezione di vita, di lingua e di cultura italiana. E magari, se state ascoltando mentre ne bevete uno vero, l'esperienza sarà ancora più bella. Esatto. E il bello è che, anche se le parole sono semplici, possiamo imparare tanto ascoltando il tono, le pause, il modo in cui parliamo. Il caffè diventa quindi un piccolo viaggio nella lingua, nella cultura e nelle abitudini italiane, tutto in pochi minuti. Perfetto! Allora direi che ci prendiamo il nostro caffè e ci prepariamo per la prossima parte, dove parleremo di un altro piccolo aspetto della vita quotidiana. Ma per ora, godiamoci questo momento, che è già abbastanza speciale. Bene, ora che finalmente abbiamo il nostro caffè tra le mani e possiamo respirare di nuovo, direi che possiamo parlare di un'altra cosa fondamentale delle nostre mattine, la routine. Perché, diciamolo, ognuno di noi ha i suoi piccoli rituali personali, quelle azioni che facciamo quasi automaticamente appena ci svegliamo. E secondo me sono interessanti, perché raccontano molto del nostro carattere e del nostro modo di vivere. È vero, ogni mattina è come una piccola storia che si ripete uguale e diversa allo stesso tempo. Io, per esempio, ho sempre bisogno di qualche minuto di silenzio totale prima di iniziare a fare qualsiasi cosa. Anche se ho già il caffè in mano, quel silenzio è indispensabile. Mi serve per accendere il cervello, come un computer che deve avviarsi piano. Capisco perfettamente cosa intendi. Io invece sono il tipo di persona che appena si alza deve aprire le finestre. È la prima cosa che faccio, ancora prima di parlare, ancora prima di guardare il telefono. Apro le finestre e lascio entrare l'aria del mattino. È come dire al mondo: ok, sono sveglia, possiamo iniziare. E poi sì, dopo viene il caffè, ovviamente. È interessante come tutti abbiano quel gesto che segna l'inizio della giornata. Per alcuni è mettere sulla musica, per altri controllare i messaggi sul telefono, per altri ancora fare stretching o prepararsi una colazione lenta e tranquilla. E per chi impara l'italiano, parlare della routine del mattino è un ottimo esercizio perché contiene verbi utilissimi della vita quotidiana. Sì, infatti. Mi sveglio, mi alzo, mi lavo, mi vesto, faccio colazione, esco di casa. Sono frasi che usiamo ogni giorno senza pensarci, ma per chi studia una lingua sono fondamentali. E ascoltare una conversazione vera, naturale, aiuta a collegare le parole alla realtà, alle abitudini, alle sensazioni. E poi ci sono le differenze tra persone. Ad esempio, io non riesco a fare colazione seduto. Mi piace mangiare qualcosa in piedi, in cucina, molto velocemente, come se avessi sempre fretta. È una cattiva abitudine, lo so, ma ormai fa parte di me. Anche se ogni tanto mi prometto che un giorno farò una colazione lenta come nei film, ma quel giorno non arriva mai. Hai descritto metà degli italiani. Sempre di corsa, sempre con poco tempo. Io invece alterno. Alcuni giorni preparo una colazione più calma, con calma, altre volte prendo solo un biscotto al volo e scappo fuori dalla porta. Dipende da come mi sento, o da quanto ho dormito. Anche questo dice molto della nostra relazione con il tempo. Sai, penso che tutto questo sia utile anche per i nostri ascoltatori, perché ascoltare le abitudini degli altri permette di confrontarle con le proprie. E magari possono anche provare a descrivere la loro routine in italiano. Non deve essere perfetta, basta provarci. È così che si impara davvero. Esatto. Ogni piccolo passo è un progresso. E la routine del mattino è un argomento perfetto per iniziare, semplice, vicino alla realtà, pieno di parole utili e di immagini quotidiane. E poi è bello immaginare che, mentre noi raccontiamo, qualcuno dall'altra parte del mondo sta iniziando la sua giornata insieme a noi. E con questa idea bella e tranquilla, direi che possiamo passare alla prossima parte del nostro episodio, dove parleremo di un altro momento fondamentale della nostra giornata, il lavoro e tutto ciò che ruota intorno alla preparazione prima di uscire. Ma questo lo affrontiamo tra poco. Bene, Luca, allora, dopo la nostra routine del mattino, arriva l'ora di prepararci per uscire di casa. È un momento che può essere tranquillo o caotico, dipende dai giorni.
E credo che per molti ascoltatori questo sia uno dei passaggi più interessanti da imparare in italiano. Tutti, ogni mattina, devono prepararsi per andare al lavoro, a scuola o ai propri impegni. È vero, ed è anche uno dei momenti più imprevedibili della giornata. Io, per esempio, cerco sempre di organizzarmi la sera prima, preparo i vestiti, metto vicino allo zaino quello che devo portare, almeno in teoria. Poi la mattina qualcosa va sempre storto. Dimentico le chiavi, non trovo il telefono, cerco i documenti all'ultimo secondo. È come una piccola corsa a ostacoli quotidiana. Ah, ti capisco benissimo. A me succede la stessa cosa con la borsa. La sera la preparo perfetta, in ordine, con tutto al suo posto. La mattina sparisce sempre qualcosa. È come se la borsa avesse vita propria e decidesse di nascondere quello che mi serve. Credo che chiunque ci ascolti abbia una storia simile. Sì, è proprio una scena universale. E poi c'è il momento dei vestiti. Decidi la sera prima cosa mettere e al mattino ti sembra un'idea terribile. Allora inizi a cambiare maglia, pantaloni, scarpe e perdi altri 10 minuti. È incredibile quanto possa essere complicata una cosa semplice come vestirsi. Per non parlare del meteo. Guardi fuori dalla finestra e ti sembra caldo, poi esci e c'è il vento, poi piove e tu sei vestito nel modo sbagliato. Anche questo è un ottimo argomento per chi studia l'italiano, perché ci sono molti verbi utili. Mi vesto, mi preparo, esco, prendo l'ombrello, cerco le chiavi, chiudo la porta. Tutte azioni realissime e quotidiane. E poi c'è quella forma di stress che arriva quando sai di essere in ritardo. A quel punto inizi a muoverti più velocemente, fai due cose insieme, cerchi di ricordare se hai preso tutto, e intanto controlli l'orologio ogni 10 secondi. È fantastico come la mattina possa essere una maratona anche quando non stai correndo davvero. Sì, ma alla fine c'è sempre quel momento magico, quando chiudi la porta di casa e ti rendi conto che sei finalmente pronto per affrontare la giornata. È una sensazione breve, ma importante. Un po' come dire a se stessi: ok, ce l'ho fatta, adesso si va. E quello è anche il momento in cui di solito inizia il tragitto vero e proprio verso il lavoro o gli impegni della giornata. C'è chi prende l'autobus, chi la macchina, chi va a piedi, chi in bicicletta, ognuno ha il suo modo di spostarsi. E in realtà questo potrebbe essere proprio il tema della nostra prossima parte, il percorso verso il lavoro e tutte le piccole storie che succedono durante il tragitto. Secondo me è un argomento perfetto, pieno di situazioni interessanti da raccontare. Sono d'accordo. Allora nella prossima parte parleremo del viaggio verso il lavoro, il traffico, le persone che incontri, i mezzi pubblici, i pensieri del mattino, insomma tutto quello che accade mentre ci muoviamo dalla casa all'ufficio. Credo che a molti dei nostri ascoltatori piacerà. A proposito del tragitto, sai cosa noto sempre, appena metto piede fuori casa? Che ognuno, ma proprio ognuno, ha già in testa 1000 pensieri. Si vede dalle facce. C'è chi cammina veloce con lo sguardo fisso in avanti, chi controlla il telefono mentre prova a non inciampare, chi si guarda intorno ancora mezzo addormentato. È come se ci fosse un mondo intero che si sveglia insieme, ma ognuno con un ritmo diverso. È vero, e spesso è proprio in quei primi minuti fuori casa che capisci che tipo di giornata sarà. Se incontri la tua vicina simpatica che ti saluta sempre, già ti senti meglio. Se invece becchi subito il traffico bloccato o l'autobus che ti passa davanti proprio mentre stavi per prenderlo, beh, lì capisci che servirà più pazienza del solito. A me succede spesso con i mezzi pubblici. Ogni volta che sto aspettando il bus penso sempre: oggi andrà tutto liscio. E poi inevitabilmente arriva pieno, o in ritardo, o devi fare una piccola corsa per salirci. Però allo stesso tempo mi piace osservare le persone, chi ascolta musica, chi legge, chi guarda fuori dal finestrino come se stesse pensando alla vita intera. Sì, e c'è sempre qualcuno che sembra appena uscito da un salone di bellezza, tutto perfetto, e tu invece sei lì con i capelli ancora un po' arruffati, che cerchi di sembrare sveglio. Ma in fondo è questo che rende bella la quotidianità. Siamo tutti così diversi, eppure facciamo le stesse cose negli stessi momenti. E poi c'è quel momento buffo in cui inizi a riconoscere sempre le stesse persone. Non sai come si chiamano, non sai dove lavorano, non hai mai parlato con loro, però ogni mattina li vedi lì. È come avere dei compagni di viaggio silenziosi, una piccola famiglia del tragitto. Assolutamente. E senza accorgerti,
inizi anche a immaginare le loro vite. Ti chiedi dove stanno andando, perché hanno quell'espressione, se hanno dormito bene oppure no, è un po' come leggere un libro senza parole, solo osservando le persone. E intanto, mentre osservi gli altri, ti scorrono in testa le cose da fare durante la giornata. Gli impegni, le scadenze, le telefonate, le email. E a volte ti chiedi come farai a far entrare tutto nelle ore che hai a disposizione. Ma in qualche modo, alla fine, tutto si incastra sempre. Già, e penso che sia proprio in quei momenti, mentre cammini o viaggi verso il lavoro, che la mente si prepara davvero alla giornata. È come un piccolo spazio mentale, un ponte tra casa e il resto del mondo. E senza quel passaggio, forse, sarebbe tutto più difficile da affrontare. È vero, è una specie di transizione. Ti lasci alle spalle il silenzio della mattina e ti avvicini al rumore della città, alle persone, ai compiti da svolgere. Ed è bello pensare che anche chi ci sta ascoltando, magari proprio adesso, sta facendo la stessa cosa. Cammina, pensa, osserva, si prepara. E trovo rassicurante sapere che, anche se ognuno ha la propria routine e i propri impegni, alla fine condividiamo questi piccoli momenti. Li viviamo tutti, in modi diversi ma simili. Ed è forse questo che rende le mattine così interessanti. Un mix di caos, calma, pensieri e un pizzico di speranza che la giornata vada per il meglio. A volte penso che il modo in cui inizia la mattina influenzi tutto quello che succede dopo. Tipo, se per esempio capita un piccolo gesto gentile, anche qualcosa di semplice, come qualcuno che ti tiene la porta, o un sorriso inatteso, o un buongiorno detto con un tono sincero, ti cambia completamente l'umore. È incredibile come certe piccole cose abbiano un impatto così grande. Sì, e spesso sono proprio quelle piccole attenzioni che ti fanno sentire parte di qualcosa. Perché quando vivi una routine che sembra ripetersi sempre uguale, ogni minimo dettaglio umano spezza quel meccanismo, gli dà colore. E a volte non ci rendiamo conto che anche noi possiamo essere quel dettaglio per qualcun altro. Esatto. Mi è capitato l'altro giorno. Stavo entrando in un negozio e ho visto che un signore anziano faceva un po' di fatica. Io gli ho semplicemente tenuto la porta, niente di speciale. Però lui mi ha guardata con un sorriso così grato, così autentico, che mi ha scaldato la giornata. Ed è durato davvero un attimo, ma mi è rimasto impresso. Ecco, quella è proprio la magia della quotidianità. È fatta di momenti minuscoli che però si sommano, uno dopo l'altro. E senza nemmeno accorgercene, ci influenzano. Ci fanno arrivare al lavoro magari con un atteggiamento più rilassato, più positivo. E questo alla fine si riflette su tutto, sul modo in cui parli, in cui risolvi un problema, in cui affronti una difficoltà. A volte il problema è che siamo tutti così di corsa che non ci accorgiamo nemmeno di questi momenti. Siamo talmente concentrati su cosa dobbiamo fare dopo che perdiamo tutto quello che sta succedendo adesso. E invece, se rallentassimo un po', anche solo per qualche secondo, ci accorgeremo che ci sono tante piccole cose che meritano attenzione. È vero. Forse bisognerebbe imparare a guardare di più intorno a noi. Non necessariamente per forza per osservare gli altri, ma per cogliere quei dettagli che rendono la giornata meno automatica. Una luce particolare, un odore, un suono, un gesto. Tutto quello che, quando sei troppo immerso nei pensieri, rischi di non vedere. E allo stesso tempo, è bello accorgersi di quanto tutto questo sia condiviso. Non siamo gli unici a cercare di fare del nostro meglio. Tutti, in un modo o nell'altro, stanno provando ad affrontare la giornata, a gestire i loro problemi, a trovare un equilibrio. E anche questo crea una sorta di connessione invisibile con le persone che incrocia. Sì, e secondo me è anche un buon esercizio per chi sta imparando l'italiano, osservare la vita che ti circonda e provare a descriverla con parole semplici. Magari nella propria testa, oppure proprio parlando con qualcuno. Descrivere quello che vedi, quello che senti, quello che provi. È un modo naturale per migliorare. Esatto. Perché imparare una lingua non è solo studiare la grammatica o memorizzare parole. È imparare a raccontare la realtà. E quale realtà è più adatta per iniziare, se non quella di tutti i giorni? Il tragitto, le persone, la città, le emozioni. Tutto è materiale utile per allenare la lingua. E infatti, se chi ci ascolta vuole, può anche provare un piccolo esercizio proprio adesso. Mentre cammina o mentre ci ascolta,
può scegliere una cosa che vede intorno a sé e provare a darle un nome, a descriverla. Anche una sola frase va benissimo. È un modo semplice ma potentissimo per far lavorare la mente nella lingua che si vuole imparare. E sai qual è la cosa che trovo più bella di questi piccoli esercizi? Che non devi cercare qualcosa di speciale o spettacolare. Può essere davvero qualsiasi cosa. Una macchina parcheggiata male, una signora con un cappotto colorato, un cane che tira il suo padrone perché vuole correre. Ogni scena, anche la più semplice, diventa un'occasione per allenare la mente e la lingua. È vero, e secondo me aiuta anche a vivere con più attenzione. Perché quando provi a descrivere qualcosa, automaticamente lo guardi meglio. Noti i colori, le forme, il modo in cui una persona si muove. E questa cosa ti fa sentire più presente, meno in balia dei pensieri che corrono veloci. A me, per esempio, capita spesso di fare questo gioco mentale quando sono in fila da qualche parte. Invece di spazientirmi o controllare il telefono per passare il tempo, cerco di descrivere quello che ho intorno. Il rumore delle voci sovrapposte, l'odore del caffè se sono al bar, o la luce che entra da una finestra. Mi aiuta a rendere quel momento un po' più interessante. Anch'io lo faccio, soprattutto quando devo aspettare l'autobus. Magari vedo qualcuno che sfoglia un giornale, o un ragazzo che ascolta musica con le cuffie gigantesche, e nella mia testa penso a come potrei raccontarlo. E la cosa divertente è che, mentre lo faccio, il tempo passa molto più in fretta. È come se trasformassi un momento noioso in qualcosa di utile. Ed è perfetto per chi sta imparando l'italiano, perché non c'è nessuna pressione. Nessuno ti giudica, nessuno ti ascolta. Puoi provare, sbagliare, correggere, inventare. E più lo fai, più diventa naturale. È un po' come quando impari a cucinare. All'inizio segui la ricetta passo passo, poi inizi a improvvisare, e alla fine diventa tutto spontaneo. Esatto. E secondo me è importante anche ricordare che imparare una lingua non è una corsa. Non c'è un traguardo preciso, non c'è un momento in cui puoi dire ho finito. È un percorso. È qualcosa che cresce mentre la usi, mentre la vivi. Più ti ci avvicini, più diventa parte di te. E più diventa parte di te, più ti senti libero. Perché puoi capire, puoi esprimerti, puoi condividere. E questo cambia il modo in cui vivi la giornata. Anche un semplice come stai, detto nella lingua che stai imparando, può darti una sensazione di soddisfazione enorme. E poi, diciamolo, in Italia piace quando uno straniero prova a parlare la lingua. Non importa se non è perfetta, non importa se c'è un accento forte. Quello che conta è il tentativo, l'impegno. È qualcosa che noi italiani apprezziamo davvero tanto. È vero, perché parlare una lingua diversa dalla propria significa esporsi un po'. Significa fare un passo fuori dalla zona di comfort. E questo richiede coraggio. E il coraggio, quando lo vediamo negli altri, ci colpisce sempre. E forse è proprio questo che rende l'apprendimento di una lingua così potente. Ti costringe a scoprire parti di te che magari non sapevi di avere. La pazienza, la determinazione, la curiosità. Ed è bello pensare che, mentre chi ci ascolta prova a imparare l'italiano, in realtà sta imparando anche qualcosa su se stesso. E a proposito di imparare qualcosa su se stessi, penso che una delle cose più difficili, quando si studia una lingua, sia accettare i propri errori. Perché veniamo tutti da una scuola in cui l'errore è visto come qualcosa di negativo, come qualcosa da evitare. Ma nella vita reale non funziona così. Gli errori sono necessari, fanno parte del processo. Senza quelli non c'è evoluzione. Esatto, e spesso ce ne dimentichiamo. Pensiamo che chi parla una lingua perfettamente non sbagli mai, quando in realtà anche chi la parla come madrelingua fa errori continuamente. Magari non ce ne rendiamo conto, perché per noi sono naturali, ma succede e come. E allora perché pretendere da chi impara di essere impeccabile? Infatti, a volte le persone si vergognano di parlare perché pensano che la loro pronuncia non sia perfetta, o che faranno confusione con i verbi, o che diranno una parola sbagliata. Ma in realtà nessuno che ti ascolta sta lì con un taccuino a segnare gli sbagli. Anzi, la maggior parte delle persone è contenta che tu ci prodi. E poi c'è una cosa che credo sia fondamentale. Parlare, anche male, vale 100 volte di più che stare zitti. Perché ogni volta che apri bocca e ti sforzi, stai costruendo un pezzetto in più della tua confidenza. È come allenare un muscolo.
se non lo usi, non cresce. E se lo usi solo nella tua testa, i progressi sono lenti. È vero. E più parli, più ti accorgi che certe frasi diventano automatiche. All'inizio ci pensi, le costruisci parola per parola, ma poi dopo un po' escono senza sforzo. Ed è una sensazione bellissima, quella di dire qualcosa e accorgerti che non hai dovuto cercare le parole una ad una. È come quando impari ad andare in bicicletta. All'inizio hai paura di cadere, ti senti rigido, insicuro. Ma poi a un certo punto succede qualcosa, il corpo si scioglie, trovi l'equilibrio e il movimento diventa naturale. E da quel momento non te lo scordi più. E secondo me, la cosa più bella è che non ti accorgi subito di essere migliorato. Sei tu l'ultimo a vederlo. Te lo fanno notare gli altri. Hai una bella pronuncia, parli meglio rispetto a prima, ti capisco benissimo. E quando lo senti, ti rendi conto che i piccoli sforzi quotidiani stavano funzionando. Certo, perché il cervello ha bisogno di tempo per collegare i pezzi. La grammatica, il vocabolario, l'ascolto, la pronuncia, sono tutte parti che lavorano insieme, ma non si sincronizzano dall'oggi al domani. Ecco perché la continuità è più importante dell'intensità. Anche 10 minuti al giorno fanno la differenza. Sì, 10 minuti in cui magari ascolti un dialogo, o ripeti qualche frase, o descrivi a te stesso ciò che vedi intorno a te. Non deve essere per forza un'ora di studio formale. A volte i progressi più grandi nascono proprio da quei momenti piccoli e costanti. E poi studiare una lingua dovrebbe anche essere piacevole. Non qualcosa che fai con tensione o paura di sbagliare. Dovrebbe essere più simile a una scoperta, a un gioco. E il bello è che puoi inserirlo nella tua vita normale, mentre cucini, mentre cammini, mentre bevi il caffè. La lingua vive con te. E infatti, secondo me, quando riesci a far diventare la lingua parte della tua quotidianità, tutto cambia. Perché smette di essere un compito, un dovere, e diventa qualcosa che ti accompagna. Ad esempio, anche solo mettere la radio italiana in sottofondo, o guardare un video breve ogni giorno, crea una familiarità che ti fa sentire più a tuo agio. Sì, e quella familiarità è fondamentale. All'inizio sembra tutto veloce, suoni nuovi, parole che si sovrappongono, un po' come quando entri in una stanza piena di persone che parlano tra loro. È un rumore indistinto. Ma se rimani lì abbastanza a lungo, inizi a distinguere le voci, i toni, le frasi. La stessa cosa succede con una lingua. E poi c'è una cosa che molti non sanno. Il cervello impara anche quando sembra che non stia facendo nulla. Anche mentre ascolti passivamente, anche quando non capisci tutto. Assorbe. Va a cercare schemi, suoni ricorrenti, ritmi. È come se lavorasse in sottofondo senza che tu te ne accorga. È vero. Io dico sempre che l'ascolto è la palestra silenziosa della lingua. Non te ne accorgi subito, ma dopo un po' inizi a riconoscere parole che prima ti sembravano un tutt'uno. È un po' come quando ascolti una canzone in una lingua straniera. Le prime volte senti solo la melodia, poi pian piano capisci dei pezzi, e a un certo punto riesci perfino a canticchiare. E quella sensazione di riconoscere qualcosa, anche solo una parola in mezzo a tante, dà una motivazione enorme. È come un piccolo premio che ti spinge ad andare avanti. E gli studenti spesso non si rendono conto di quanto quei piccoli momenti siano importanti. Sono la prova che qualcosa si sta muovendo. E poi c'è quel momento meraviglioso in cui capisci che non stai più traducendo nella tua testa. Succede all'improvviso, stai ascoltando o leggendo qualcosa e ti rendi conto che non stai più passando dalla tua lingua, ma comprendi direttamente. Ed è una sensazione quasi magica, come quando apri una porta e scopri che dietro c'era un'intera stanza che non avevi mai visto. E la cosa divertente è che non lo controlli. Non puoi dire, da domani smetto di tradurre. È il cervello che decide quando è pronto. Ma più lo esponi alla lingua, più quel momento arriva presto. E quando arriva, cambia tutto. Perché ti senti libero, fluido, più leggero. E infatti è importante non scoraggiarsi se all'inizio sembra difficile. Tutti passano per quella fase in cui sembra di non capire nulla e si pensa, forse non ce la farò mai. Ma non è vero. È semplicemente una fase, identica per tutti. Chi continua, la supera. Chi si ferma, resta lì. Sì, e la verità è che nessuno impara dall'oggi al domani. Anche noi italiani, da bambini, abbiamo impiegato anni per parlare bene la nostra lingua.
E nonostante questo, ancora oggi facciamo errori, sbagliamo i congiuntivi, dimentichiamo certe parole. Figurati quanto è normale che faccia fatica chi la impara da grande. E proprio per questo dico sempre che la cosa più importante è essere gentili con se stessi. Non giudicarsi, non mettersi troppa pressione. L'italiano, come qualsiasi lingua, è un viaggio. A volte rallenti, a volte fai un balzo avanti, a volte pensi di essere fermo, e invece stai avanzando. Basta continuare a muoversi. E poi c'è una cosa che mi affascina sempre. Quando inizi a capire una lingua, anche solo un po', il mondo intorno a te cambia. Le scritte per strada non sono più simboli incomprensibili, diventano messaggi. Le conversazioni che senti sul tram non sono più rumori indistinti, ma inizi a cogliere parole, frasi, emozioni. È come aprire una finestra che era sempre stata lì, ma che non vedevi. Sì, ed è incredibile quanto questo dia una sensazione di potere. Non nel senso negativo, ma come consapevolezza. Capire una lingua ti dà accesso a una realtà che prima era invisibile. E secondo me è questo uno dei motivi per cui imparare una lingua può cambiare la vita, perché ti permette di vedere e sentire cose che prima non esistevano per te. Io lo ricordo bene quando studiavo la mia prima lingua straniera. All'inizio sembrava impossibile. Poi, un giorno, mentre ero in viaggio, ho capito una frase detta da due persone sedute dietro di me. Non era niente di profondo. Era una frase normalissima, ma per me è stata una vittoria enorme. È come se avessi aperto un piccolo varco nel muro. E quel varco poi diventa sempre più grande. All'inizio capisci poco, poi inizi a indovinare da qualche parola, poi da una frase. E pian piano costruisci un ponte. È come mettere un mattone dopo l'altro. Nessuno dei mattoni è spettacolare da solo, ma insieme fanno qualcosa di solido. E la cosa più bella è che non sai mai quando arriverà quel momento in cui ti sentirai davvero sicuro. Capita così, all'improvviso. Magari durante una conversazione con qualcuno, oppure mentre guardi una serie o leggi un messaggio. E ti sorprendi da solo a capire tutto senza sforzo. E secondo me è importante ricordare che non esiste un'età giusta per imparare. Non è vero che da adulti non si può più imparare una lingua. Certo, magari è diverso rispetto a quando si è bambini, ma diverso non significa impossibile. Significa solo che bisogna trovare il modo che funziona per te. Sì, e per alcuni il modo migliore è l'ascolto. Per altri è parlare. Per altri ancora è scrivere piccoli appunti ogni giorno. L'importante è sperimentare, provare, cambiare metodo quando serve. Perché una lingua si adatta a te tanto quanto tu ti adatti a lei. E poi ci vuole un po' di pazienza. Ma la pazienza è un regalo che fai a te stesso. Ogni frase che capisci, ogni parola che ricordi, ogni errore che superi, tutto questo costruisce qualcosa. E secondo me chi riesce ad apprezzare il processo arriva molto più lontano di chi vuole tutto subito. A volte basta davvero poco per andare avanti, anche una piccola routine, una frase imparata ogni tanto, un audio ascoltato mentre fai colazione. Non serve un cambiamento enorme. Serve costanza e un po' di voglia di mettersi in gioco. Il resto arriva da sé. Ed è bello pensare che mentre parliamo, chi ci ascolta magari sta facendo proprio questo, si sta allenando senza nemmeno accorgersene. Sta assorbendo parole, ritmi, suoni. Anche solo ascoltare una conversazione come questa è già allenamento. È già un passo in avanti. E in fondo è proprio questo il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo podcast. Creare uno spazio semplice, naturale, in cui chi ascolta possa imparare senza sentirsi sotto pressione. Una conversazione vera, come quelle che si sentono al bar, per strada, in ufficio. Perché è lì che la lingua vive davvero. Esatto. Niente teoria pesante, niente spiegazioni complicate. Solo la vita reale. Perché alla fine è così che impari davvero, ascoltando come le persone parlano, come collegano le idee, come usano le parole per raccontarsi. E penso che questo renda tutto meno intimidatorio. Anche perché spesso ci dimentichiamo che le lingue nascono proprio dalle persone, dai loro bisogni, dai loro modi di esprimersi. Non dai libri. I libri arrivano dopo, quando qualcuno decide di mettere ordine. Ma la lingua vera, quella che si usa ogni giorno, cresce dalle conversazioni. Sì, e quando ti accorgi di questo, inizi a sentirti più libero. Non cerchi più di essere perfetto,
cerchi di comunicare. E paradossalmente, quando smetti di inseguire la perfezione, migliori molto più in fretta. Perché togli via l'ansia, togli via il giudizio, e ti concentri solo sul messaggio. E secondo me, una cosa che aiuta tantissimo è proprio ascoltare dialoghi lunghi e spontanei. Perché è lì che senti come si passa da un argomento all'altro, come si cambia tono, come si inseriscono piccoli dettagli personali. E tutto questo ti aiuta a capire il ritmo di una lingua, che è una cosa che nessun libro può davvero insegnarti. È vero. Il ritmo è forse la parte più sottovalutata dell'apprendimento. Le parole le memorizzi, la grammatica la studi, ma il ritmo, quello lo vivi. Lo capisci solo ascoltando. E quando inizi a sentirlo, la lingua smette di essere una sequenza di regole e diventa qualcosa di naturale, quasi musicale. Sai cosa mi colpisce sempre? Che chi impara una lingua spesso non si rende conto di quanto sia già bravo. Si concentra sui limiti, sui punti deboli, sulle cose che non capisce ancora e dimentica tutto quello che invece ha già acquisito. E invece bisognerebbe fermarsi di più a riconoscere i propri passi avanti. Sì, perché a volte basta un momento di consapevolezza per darti una spinta enorme. Anche solo dire, aspetta, fino a qualche mese fa non capivo niente, ora capisco metà di quello che sento. È un progresso. È un segnale che stai andando nella direzione giusta. E poi, diciamolo, una lingua non si finisce mai di imparare. È un processo che accompagna tutta la vita. Anche noi italiani ogni tanto incontriamo una parola nuova o scopriamo un modo di dire che non conoscevamo. E questo rende tutto più leggero. Non c'è un punto di arrivo, solo un cammino. E secondo me la cosa più importante è proprio questa, non smettere di camminare. Anche lentamente, anche a piccoli passi, anche con qualche pausa. L'importante è continuare. Perché tutto quello che fai oggi, anche se sembra poco, costruisce quello che saprai domani. E un giorno ti sveglierai e ti accorgerai che stai parlando, capendo e vivendo una lingua che prima sembrava lontanissima. È stato bello parlare insieme. Davvero. Sì, e speriamo che questa conversazione abbia fatto compagnia anche a voi. Continuate ad ascoltare. Anche pochi minuti al giorno fanno la differenza. E se vi piace questo podcast, seguiteci. Così non perdete i prossimi episodi. È un'occasione per ascoltare un po' di italiano ogni giorno. Anche pochi minuti aiutano molto. Esatto. Un episodio al giorno vi mantiene in contatto con la lingua, senza stress. E se avete domande o suggerimenti, scriveteci. Ci fa piacere leggere i vostri commenti. Ogni messaggio è prezioso. Ci aiuta a capire cosa vi serve di più. E ricordate, la pratica quotidiana è il segreto per migliorare davvero. Anche solo ascoltare e ripetere qualche frase ogni giorno fa una grande differenza. Noi saremo qui, tutti i giorni, pronti a parlare con voi e accompagnarvi passo passo. Quindi mettetevi comodi, prendete il vostro caffè e godetevi ogni episodio. Grazie per averci ascoltato oggi. E ricordate, ogni piccolo passo conta. Ci sentiamo domani.